Esiste un testimone che non può parlare, ma che non dimentica mai. Vive nelle vostre case, osserva nell'oscurità e custodisce tra le sue zampe la traccia definitiva per risolvere un mistero. Benvenuti su Space Feline. Oggi scendiamo nei dettagli di un caso di cronaca nera che ha cambiato per sempre la storia della criminologia. Una storia in cui la giustizia non ha la voce di un detective, ma il riflesso di un pelo bianco. 3 ottobre 1994, Isola del Principe Edoardo, Canada. Shirley Duguay, una giovane madre di 32 anni, scompare nel nulla. La sua auto viene ritrovata a pochi chilometri di distanza, con evidenti tracce che fanno temere il peggio. Per mesi il freddo canadese avvolge il mistero. Poi nel folto del bosco viene rinvenuta una giacca da uomo macchiata di sangue. Il gruppo sanguigno è lo stesso di Shirley. Gli investigatori sospettano dell'ex compagno Douglas Beamish, un uomo con una storia di violenze, ma sulla giacca non ci sono impronte digitali né tracce di DNA umano. Il caso rischia di finire in un vicolo cieco perché il responsabile pensa di aver ripulito tutto, ma ha commesso un errore fatale, un errore microscopico. Esaminando la fodera interna della giacca, gli esperti trovano 27 peli bianchi di gatto. I detective ricordano che a casa del sospettato c'era un gatto bianco di nome Snowball. La teoria degli investigatori è cristallina. Beamish ha indossato quella giacca durante l'omicidio e i peli del gatto di casa si sono trasferiti sui suoi vestiti. La difesa sostiene che quei peli potrebbero appartenere a qualsiasi gatto bianco del Canada. È qui che la realtà supera la finzione. La polizia si rivolge a un istituto nel Maryland per isolare il DNA da un pelo di gatto e confrontarlo con quello trovato sulla giacca. Ma c'è un problema legale enorme. Per dimostrare in tribunale che la corrispondenza non è un caso, serve una prova statistica. Gli scienziati devono dimostrare che i gatti dell'isola non sono tutti geneticamente identici. Così avviano un'analisi su larga scala. Analizzano i felini del vicinato per creare il primo database al mondo sul codice genetico felino. Il verdetto del laboratorio è una bomba atomica per il processo. La mappa genetica dei peli sulla giacca coincide perfettamente con quella di Snowball. La probabilità che quei peli appartenessero a un altro gatto dell'isola era di appena 1 su 45 milioni. Douglas Beamish viene condannato per omicidio di secondo grado a 18 anni di carcere, non per una confessione, non per un testimone oculare, ma per colpa del suo stesso animale domestico. Snowball entra nella storia della giustizia come il primo animale a risolvere un caso in tribunale. Quel piccolo felino ha custodito la prova decisiva quando gli investigatori umani non avrebbero potuto farlo. Oggi la scienza applicata agli animali viene usata in tutto il mondo per risolvere misteri complessi. Scrivetemi nei commenti se conoscevate questa storia e iscrivetevi per altri dossier di Space Feline.